Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vedremo come diventa importante saper organizzare in modo ordinato una certa quantità di informazioni che si è raccolto. Cerchiamo di immaginare una situazione reale. Pensiamo di trovarci in una nuova scuola. Abbiamo nuovi compagni e nuovi insegnanti da conoscere, nuove materie da studiare, nuovo orario settimanale da memorizzare. Insomma, una certa quantità di informazioni da tenere a mente. Come fare? Per rendere più facile l'attività, immaginate una situazione in cui a ciascun alunno venga chiesto di presentarsi al resto della classe rispondendo tutti alle stesse domande. Il proprio nome, la scuola di provenienza, il mese di nascita, la materia preferita, lo sport praticato, il numero di fratelli e sorelle. Tutte queste informazioni si chiamano dati e se saranno semplicemente riportate su un quaderno, una di seguito all'altra, come in questo caso, sono difficili da leggere. Non sarà facile individuare a colpo d'occhio le informazioni necessarie. Le informazioni dei singoli alunni, ogni riga corrisponde ad un alunno, e sono state raccolte correttamente, ma leggere i dati in questa modalità di scrittura non è comodo. Ricavare le informazioni richiede molto tempo. Pensate di dover rispondere a delle domande tipo: qual è lo sport più praticato? Ci sono dei mesi dell'anno in cui non si festeggeranno dei compleanni? Per far sì che le risposte a queste domande siano velocemente individuabili, abbiamo bisogno di organizzare in modo schematico tutti questi dati. Come possiamo scriverli dunque in modo ordinato? A tale scopo ci aiutano le tabelle. Vedete che rappresentare le informazioni in questo modo è senz'altro molto più agevole. I dati sono organizzati in una serie ordinata di righe e di colonne e sono sufficientemente distanziati tra loro in modo che sia facile poter osservare e ricavare l'informazione cercata. L'incrocio tra una riga ed una colonna si chiama cella. Questo è un esempio, ma ogni singolo rettangolo di questa tabella rappresenta una cella. Le tabelle vengono rappresentate sostanzialmente in due diversi modi. Un modello abbastanza semplice è quello che prevede che la tabella abbia una sola intestazione, che può essere una riga oppure una colonna, come nel caso a destra. Abbiamo visto in modo pratico come si utilizza questo tipo di tabella nell'esempio precedente, in cui abbiamo utilizzato questa modalità di rappresentazione. C'era la riga di intestazione in cui venivano chieste le varie informazioni e i dati erano raccolti in modo ordinato nelle rispettive colonne. Ci sono poi tabelle più complesse, dette a doppia entrata, in cui si ha sia la riga che la colonna di intestazione, colonna e riga. In questo caso, in ogni cella leggiamo due informazioni, una riportata nella colonna di intestazione e l'altra nella riga di intestazione. Consideriamo ad esempio questa tabella a doppia entrata. Sarà capitato a tutti di incontrare questo tipo di tabelle. Cosa ci viene chiesto? Di sommare tra loro i numeri riportati nella riga e nella colonna di intestazione e quindi a ogni cella deve corrispondere il suo preciso risultato dato dall'incrocio tra la riga e la colonna. In questo esempio il risultato della somma tra 8 e 12 sarà riportato in questa precisa cella. Andando oltre il risultato della somma tra 8 e 34 nella seconda cella, la somma tra 8 e 236 nella terza. La stessa procedura viene fatta per le somme successive. Vedremo in altri video come questi dati raccolti in tabelle vengano elaborati ed analizzati in modo rapido. Con questo per oggi è tutto, arrivederci al prossimo video.